Ciao ragazzi, in questa playlist vediamo come si affronta lo studio di funzione reale di una variabile reale. Praticamente, assegnata l'equazione matematica di una funzione in forma esplicita, cioè del tipo y uguale ad un'espressione matematica nella sola variabile x, analizziamo tutta la procedura che ci permette di rappresentare qualitativamente sul piano cartesiano il grafico della funzione. A differenza delle funzioni elementari che si studiano in geometria analitica, ad esempio la retta, la parabola, l'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti e così via, di cui conosciamo l'andamento grafico qualitativo semplicemente osservandone le equazioni, il grafico di una funzione qualsiasi non ha un andamento, per così dire, facilmente prevedibile e, come mostrano i grafici qui riportati, piccolissime variazioni nell'espressione analitica di una funzione provocano enormi cambiamenti nel suo aspetto grafico. Nei primi video di questa playlist analizzeremo qualche grafico sul piano cartesiano. Questo faciliterà l'introduzione sia della terminologia specifica che di alcuni concetti matematici che altrimenti risulterebbero alquanto astratti. Successivamente introdurremo i concetti di funzione, di dominio e codominio, parleremo delle simmetrie, calcoleremo le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani e studieremo il segno della funzione. A questo punto introdurremo due concetti completamente nuovi, il limite e la derivata. Queste particolari metodologie di calcolo, introdotte in modo indipendente alla fine del 1600 da Isaac Newton e da Gottfried Leibniz, sono il frutto di una lunga e laboriosa evoluzione alla quale hanno contribuito numerosi studiosi. Esse ci permetteranno di individuare le proprietà grafiche di monotonia e concavità, di determinare le coordinate dei massimi relativi, dei minimi relativi, dei flessi ed infine di tracciare il grafico approssimativo di una funzione. Per ora vi auguro una buona visione e vi do appuntamento al prossimo tutorial in cui analizzeremo il grafico di una funzione pari. Vi aspetto! Ciao!